Siamo arrivati a livello 30 su Star Rail e volevo un attimo parlarvi di com'era la situazione della resina, come si poteva spendere, che cosa abbiamo sbloccato nei vari livelli, così potevate farvi un'idea di come spenderla, quando spenderla, perché spenderla e se spenderla, perché ci sono tante cose da considerare. Comunque iniziamo subito. Allora, iniziamo a capire che cosa sblocchiamo, dove possiamo utilizzare la resina, che poi qua si chiama Trailblaze Power, molto semplicemente, e a livello 10 la prima cosa che sblocchiamo sono questi Calyx e questi Calyx servono a farmare i materiali per aumentare di livello i personaggi, le armi o semplicemente soldi, anche se dalla mia esperienza per ora non c'è mai stato lontanamente bisogno di farmare soldi. Penso che sarà una cosa della quale avremo bisogno verso l'endgame, ma per ora assolutamente no. E invece libri e materiali per upgrade delle armi probabilmente qualche run la farete, anche perché sarà l'unico modo di spendere la resina giornaliera che avete per un po'. E subito dopo sbloccate i materiali per ascendere i personaggi, ascendere i talenti, eccetera eccetera. Ovviamente non partite con questi blu, si parte prima con quelli verdi. Il costo è sempre 10 sia di questi che sbloccate sia di questi li sbloccate a livello 20 per quanto riguarda i materiali verdi, perché servono appunto ad ascendere i personaggi poi dal 20 al 30, no? E nulla, molto semplice, 10 resina molto facili da farmare. Queste cose le droppate anche dai vari mob, dalle chest quando fate esplorazione, eccetera eccetera, quindi magari qualcuno vi serve perché qualche materiale lo fate meno degli altri, però è lì molto buono. Il dove diventerà molto utile poi non è neanche i blu onestamente, perché ogni volta che voi salite di world level, che si chiama equilibrium nel gioco, potete poi sbloccare il crafting. Praticamente con i materiali verdi ad esempio potete craftare i materiali blu, quindi non avete neanche mai bisogno di farmarli. Onestamente non mi sono mai trovato a farmare questi materiali fino ad ora e ho tutti i personaggi al 50. Ovviamente non è ottimale portare tutti i personaggi su, è ottimale avere personaggi diversi per le varie composizioni, per i vari shield, ma quello è un altro discorso, ne parleremo un'altra volta. Ma siamo in fase di testing, siamo in closed beta, quindi stiamo testando i vari personaggi e le varie composizioni, quindi questo è il motivo per cui li ho portati al 50. Ma comunque per quanto riguarda questo tipo di Calyx, l'ho sbloccato al 20, niente di che. Probabilmente non vi servirà quasi mai, almeno non nelle prime 20 ore di gioco, direi 25, qualcosa del genere. Sempre a livello 20 sbloccate le Cavern of Corrosion. Le Cavern of Corrosion sono i domini dove farmate i vari set di gear. Ora, come funziona questa cosa? È che semplicemente ogni volta che sbloccate una nuova zona di mappa, o in base a quali zone vecchie di mappe avete sbloccato, potete accedere a queste zone. Vi faccio un esempio: appena le sbloccate magari avete i primi 4 domini sbloccati perché avete già visitato quelle zone, ma non vi fa vedere gli altri due perché giustamente magari non siete ancora arrivati nella mappa dove c'è quel dominio, ma compare lì non appena mettete piede in quella mappa. Quindi è molto importante sapere che tutto quello che magari potreste fare non è subito qui. Stessa cosa vale per tutti gli altri tipi di domini eccetera, dove dovete spendere resine, insomma. Comunque ci sono i vari set, no? Quindi quelli che ti aumentano fire damage, quantum damage, difesa, tutto quello che è, insomma. Per quanto riguarda i domini ne parleremo, più che i domini, i set ne parleremo. Al momento sembra che il sistema sia molto simile a Genshin, ovvero dove probabilmente dovremmo fare il livello 40 per iniziare a trovare i pezzi leggendari da questi domini. L'unica cosa è che, e sono anche la cosa che costa di più, perché passi da un costo di 10 di quello che avevi fatto finora a 40, quindi costicchiano. Il fatto è che per trovare i primi set base a dare ai personaggi io un paio di run gliele farei, perché gli scudi sono molto sono la meccanica principale del gioco e ci sono alcune statistiche che ti portano avanti da solo letteralmente in early game, no? Tipo ad esempio qua per quanto riguarda l'ice damage e il personaggio che si chiama Erta, ma vedremo i personaggi più avanti, insomma ti aumenta il danno ghiaccio al 10% e ok, onesto, tutti i set da danno elementale hanno questi due pezzi qua, quindi è un 2 pezzi ottimo anche se l'ho trovato solamente in 2 per quanto riguarda l'early game. Probabilmente in una run avete già fatto il 2 non dovete mai spendere più di quello, e comunque dopo aver fatto l'ultimate aumenta il crit damage al 25% per 2 turni, che è un effetto onestissimo, chiaramente il suo, ma comunque ogni set ha il suo perché e secondo me
e se sapete che personaggi state usando, cosa state livellando, un set per loro glielo farmerei, e per farmerei intendo che probabilmente in 2 run avete già finito tutto quello che vi serve, quindi non è niente di troppo costoso. E nulla, come dicevo, pian piano che vai avanti e sblocchi mappe, sblocchi anche i nuovi domini del gear, ovviamente, però non sono limitati dal livello, ma sono limitati dall'esplorazione delle mappe. Allora, l'Echo of War viene comunque sbloccato a livello 20 e viene sbloccato appena finite il capitolo 2, questo perché è dove ammazzate il secondo boss della storia. Appena ammazzate il secondo boss della storia sbloccate sia il secondo boss della storia che il primo, e questi sono boss settimanali che potete fare 3 volte a settimana, costano 30 di Trailblade Power a volta e ne potete fare 3, potete fare anche lo stesso 3 volte. La cosa importante di questi boss è che ti possono droppare armi 4 stelle, set base, questo set, quindi attacco aumentato e velocità e basic attack aumentati e break effect aumentato eccetera, sono 2 set standard del gioco. Praticamente troverete quasi sempre solo questi in giro, a meno che non farmate i domini che abbiamo visto prima. In ogni caso il vero motivo per il quale fate questi boss è perché droppano questo qua, la Final Road e la Guardian Lament, perché questi 2 materiali qua sono gli unici materiali che vi servono per aumentare determinati talenti nei rami, quelli che si chiamano traces, per farci capire. Comunque sì, sono gli unici materiali che servono per aumentare determinati talenti nei rami di tutti i personaggi. Poi ci sono dei personaggi che chiedono la Guardian e altri personaggi che invece chiedono la Final Road, quindi chiaramente dipende da che cosa vi serve e che personaggi state tirando su, ma lo vedete molto 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 facilmente nei rami di talenti di ogni personaggio. Io ad esempio se vado su di lei e vado su vediamo se trovo qualcosa che me lo chiede, ecco qua, so già che a lei serve al Final Road, no? Ci sono alcune cose che richiedono questi materiali, altre che ne chiedono un altro ancora, che è questo Tracks of Destiny, ma questo è tutto un altro discorso e non ha niente a che fare con la spesa di resina o con i domini. Ok, parliamo del livello 30, perché qua le cose si fanno molto molto interessanti. Il Simulated Universe non lo sbloccate al 30, lo sbloccate molto presto nel gioco, ma fino al terzo mondo non c'è spesa di resina. Dal terzo mondo in poi c'è la possibilità di spendere resina per droppare i pezzi, il 2 set di pezzi che viene chiamato Planetary, che non sono quelli che farmate nei domini, ma sono i 2 pezzi extra, ok? E praticamente questo Simulated Universe ci faremo comunque un video a parte, perché penso sia uno dei contenuti più articolati e più complicati del gioco in un certo senso, ma comunque è una serie di stage dove ogni volta che vinci un combattimento prendi un bonus e questi bonus cambiano altri bonus e poi in base a quanti bonus un tipo hai preso hai altri bonus, eccetera eccetera eccetera, no? In quel senso lì. Comunque durante questi stage nel mondo 3 hai degli elite, questi elite una volta uccisi puoi aprire questa specie di cassa al costo di 40 di resina o un gettone semplicemente lo acquisti con 40 di resina ma puoi tenerlo da parte, è un po' come la resina condensata di Genshin Impact per farci capire, e servono a trovare questi pezzi di gear qua, te ne dà abbastanza. Ora per farci capire di che pezzi di gear sto parlando, ecco qua, tipo noi abbiamo i 4 set di gear che farmate dai domini oppure trovate in giro per il mondo e poi abbiamo questi 2 centrali, no? Quindi se vado su Sila ad esempio ce li ho, questi 2 vengono chiamati Planetary, mi piace chiamare questi 2 centrali Planetary e questi 4 laterali standard principalmente, no? Così in modo da capirci. Comunque solamente lì potete farmare questi 2 pezzi di gear e quella modalità si resetta ogni settimana, ti dà un sacco di reward, armi leggendarie, pull. È ottima, è da fare assolutamente, ma non parliamo oggi della modalità nello specifico, semplicemente sappiate che dal terzo mondo, ovvero dal livello 30, potete effettivamente iniziare a spendere resina e quello è un ottimo modo di spendere resina all'inizio. Sempre da livello 30, ultima cosa che ho sbloccato finora è lo Stagnant Shadow. Lo Stagnant Shadow ti droppa i materiali che servono per ascendere i personaggi dal 40 in poi e questa è una delle cose più costose che c'è nel gioco al momento. Non più costose perché vedete 30 effettivamente, ma per vedere la quantità. Faccio un esempio: per ascendere un personaggio dal 40 al 50, 5 stelle servono 3 di questi materiali qua, per i 4 stelle ne servono 2. Ora con 30 ne droppate 2 o 3, no? Quindi sono pochi. Inoltre questi materiali servono ad ascendere anche tutti i talenti di un personaggio. Ora vi faccio un esempio pratico.
Ok, supponiamo che voglio tirare sui talenti di Sila. Come vedete, i talenti di Sila mi chiedono un sacco di accessori. Questi sono accessori un po' più basic che semplicemente posso craftare da accessori verdi che avevo prima, quindi niente di troppo complicato, e comunque sono droppabili, acquistabili nello shop, e non lo shop a livello di monetizzazione in euro, ok, ma lo shop del gioco, molto semplicemente. E mentre questi qua li devo per forza farmare di ora. Per il livello di 1 va bene, ma se io penso a ogni singolo talento del personaggio poi che mi richiede, inizia a diventare parecchio costoso. Se considerate quanti personaggi state tirando su, quello è probabilmente il posto dove spenderete più resina in assoluto nel gioco per quanto riguarda il mid game, quasi 100%, perché potenziare i talenti dei personaggi è importantissimo, e non solo, serve ad ascendere le armi dal 40 in poi e i personaggi dal 40 in poi, quindi quello è sicuramente il posto dove spenderete più Trailblaze Power in assoluto. Quindi questo Stagnant Shadow qui, che tra l'altro l'ho appena sbloccato. C'è da dire che lo Stagnant Shadow di tutte queste modalità è l'unico che ti permette di utilizzare le technique dei personaggi, e se non sapete cosa sono le tecniche dei personaggi vi lascio guardare i video che ho fatto in precedenza su Star Rail, dove lo spiego abbastanza bene, insomma, ma comunque è solamente una particolarità in più, niente di che. Ricapitolando, cosa secondo me è meglio fare con la resina, quando e perché? Cerco di farvi un riassunto e non voglio che sia troppo complicato. Allora, a livelli iniziali abbiamo da spendere resina per non sprecarla, quindi sicuramente compreremo materiali per aumentare il livello dei personaggi e per aumentare il livello delle armi 100%, perché è l'unica cosa che abbiamo, molto semplicemente. È molto difficile che faremo mai queste dei materiali base all'inizio, anche se non è male portarsi avanti, perché poi ci serviranno per craftare eventualmente quelli blu, quindi non sarebbe malaccio come cosa, potrebbe essere assolutamente un'idea, quindi potreste anche pensare di far così. Molto probabilmente per quando esce il gioco avremo delle pagine che ci dice esattamente ogni PG che materiale usa anche dopo le ascensioni, così potete portarvi avanti. Al momento non credo ci sia, penso sia work in progress, siti come ad esempio Pridewen, a meno che non esce proprio qualcosa fatto direttamente da Mioio, ma non credo succederà, ok? O almeno non nel breve termine. In ogni caso, inizio sicuramente si farmano queste cose qua, e appena si sbloccano i gear, secondo me un paio di set di gear per i personaggi che usate, soprattutto per i DPS, perché quelli da healer ve li danno, quindi non ce n'è effettivamente bisogno. E per il tank, se lo avete, o per quelli da DPS, io un paio di set glieli farei, non è una spesa. In letteralmente un giorno e mezzo di resina avete tutto quello che vi serve, onestamente. Non dovete cercare stat, vi interessa il set. Se poi cercate le stat, quello è un altro discorso. E i boss sono un must, questi qua li fate ogni settimana, ne fate 3. Easy peasy, questi materiali sono fondamentali, quindi priorità 1 sicuramente i boss appena li sbloccate. E lo Stagnant diventa poi, come dicevo, la spesa più grossa di resina che farete, perché dal 40 in poi dovete ascendere tutti e vi serviranno questi materiali che non avete mai trovato prima d'ora in nessun modo, quindi assolutamente vi servono. E per quanto riguarda il Simulated Universe, questo invece appena ci arrivate al terzo mondo e appena riuscite a cleararlo, perché arrivare a sbloccare il mondo 3 non significa riuscire a cleararlo neanche lontanamente, ok? E comunque appena riuscite a cleararlo, questa è un'ottima spesa di resina, perché gli accessori planetari li droppate solamente qui, quindi sono un ottimo boost di statistica a tutti i personaggi, sono dei effetti di set in più che potete avere, quindi consigliatissimo il Simulated Universe dal mondo 3 in poi, assolutamente. Per quanto riguarda il level up del mondo, ovvero dell'equilibrium, il livello del mondo, diciamola così, mi viene da dire che funzionerà come Genshin, come dicevo, quindi quando faremo il livello 40 in su e sbloccheremo i pezzi di gear gialli da droppare qua, e probabilmente nei livelli di Simulated Universe, nei mondi più avanti, più alti del 4, magari inizieremo a droppare i pezzi gialli del Planetary Set, e anche lì, quindi molto probabilmente le spese di resina, quella lì che potete avere in inventario, questa qui che vi dà 60 di Trailblaze Power, volete tenerle per il post 40, mi viene da dire. Adesso quello che stanno facendo tutti in beta è usarle per power livellare, chiaramente l'ho fatto anch'io, perché
il tempo è quello che è e non ti interessa, non stai tenendo per un endgame, non stai tenendo per ottimizzare, molto semplicemente stiamo power livellando per capire che cosa c'è dopo, che cosa si può fare e come si può fare. Ma nulla, direi che questo era tutto quello che volevo dire, quindi spero che il video sia stato utile e fatemi sapere nei commenti se vi sta un po' mettendo hype questo Star Rail. Vi assicuro che è spettacolare e a me sta piacendo un sacco, quindi spero di riuscirvi a portare sempre di più e sempre meglio. Per il resto, community di Discord, se volete partecipare, gratis per tutti, potete entrare, trovate varie community dei vari giochi, gacha, RPG della quale tratto, quindi potete tranquillamente venire lì, siete tutti benvenuti. Noi ci vediamo al prossimo video o live su Twitch, fate i bravi, bella!